svolta a sinistra per rimanere su via Evangelista Torricelli. Tra 500 metri, svolta a sinistra e prendi via Valdagno. Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi voglio presentarvi questo prodotto di CarPod Go. Che cos'è? È uno schermo da mettere all'interno dell'auto per avere Android Auto ed Apple CarPlay wireless. È un prodotto molto particolare perché è uno tra i primi prodotti ad avere un refresh di 60 Hz, quindi è molto più reattivo, diciamo così. Ha uno schermo da 8 pollici e 9 ed ha anche un'altra chicca che adesso andremo a vedere. Perché ho preso questo prodotto? Ho preso questo prodotto perché mio suocero ha una Renault Kangoo, penso avrà quasi una decina d'anni, non ha nessun display, non ha nulla. E l'altro giorno mi fa, mi piacerebbe avere il navigatore dentro in auto. Bene, allora prendiamo questo prodotto, in caso se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione e basta che cliccate sopra e lo acquistate. Benissimo, quindi andiamo a vedere cosa c'è dentro nella confezione. Arriva con questa scatola qui, direttamente così color Havana. Qui c'è CarPod Go, che è l'azienda che lo produce. E andiamo a vedere cosa troviamo. Allora, troviamo la confezione del nostro prodotto. Poi qui abbiamo un biadesivo, e adesso vi spiego per cosa. Poi qui c'è un cavo fatto così, ok? Quindi jack da 3,5 con questa chiavetta qui USB. Poi abbiamo un cavo lunghissimo, che è questo qua, che adesso andiamo a spiegare perché. Perché questo ha anche la funzione, vedete, è una telecamerina, se volete metterla dietro l'auto, tipo mio socio ha questa Kangoo che non si vede tanto dietro, allora lui andrà a installare questa telecamerina qua, la portiamo davanti e così quando fa retromarcia, innesta la retromarcia, in automatico va a vedere cosa c'è dietro sul display del nostro dispositivo. Dietro c'è anche il cavo per collegare appunto la telecamerina con la retrocamera. Benissimo. E poi qua abbiamo il nostro bel supporto. È un supporto che si può mettere a ventosa sia nel nostro vetro, diciamo parabrezza, oppure anche messo così nel nostro cruscotto. E il prodotto è un po' pesantino, quindi cercate di metterlo bene, che sia ben attaccato sia nel vetro che in più, se non sbaglio, questo qui, vedete, è allungabile. Potete allungarlo quanto volete. Comunque, dopo quando andremo a installarlo, vi faccio vedere come funziona. Benissimo, quindi adesso apriamo il nostro prodotto e vediamo cosa c'è all'interno. Allora, attenzione sempre con i taglierini, non rovinare il prodotto, quindi molto attenti. Vado ad aprire, guardate, vedete già le proporzioni dello schermo. Eccoci qua. Adesso mettiamo tutto qui. Allora, come vedete è veramente molto molto grande e anche abbastanza pesante. Questo qua è il nostro schermo, ok? Poi all'interno della confezione troviamo un cavo USB-C USB, che è un cavo OTG, se vogliamo collegargli qualcosa, qualche supporto esterno, l'accendisigari con la nostra presa USB-C per alimentarlo, il nostro prodotto. Poi abbiamo il supporto, che se vogliamo attaccarlo al cruscotto, oppure il supporto, sempre al cruscotto, lo attacchiamo così e poi gli appiccichiamo sopra la ventosa. E questo è un altro supporto ancora. Benissimo, quindi adesso cosa andiamo a fare? Qui ci sono anche delle istruzioni per l'uso, che vedete qui, come si installa e come installare la retrocamera. Benissimo. E poi ci sono dei biadesivi, biadesivi 3M, scusate. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo a vedere un attimo le istruzioni, come funziona e come si fa a installare, perché per me è la prima volta che lo apro e che lo vedo. Quindi che cos'è? Il supporto che abbiamo qui dietro è un supporto magnetico, vedete? Io lo attacco così, ammazzate, che forte che è questa calamita qua, molto interessante. Bene, quindi andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Eccoci qua, apriamo, togliamo il cellophane. Qui abbiamo allora l'USB-C
abbiamo l'audio AV-in, quindi se vogliamo entrare con ingresso video, il microfono e l'USB. Allora, il bello di questo prodotto qua, che appunto essendo magnetico, cosa succede? Che io vado a mettere questo supporto qua, ok? Adesso io lo svito, questo pezzo qua, e lo mettiamo qua. Bene. Poi questo lo attacco qua, ok? E si chiude questo qui, così. Una volta chiuso, che l'avete regolato nella vostra posizione, dopo andremo a vedere in auto, in base alla posizione, voi fate così. Puff, e lui è attaccato. E non cade. È tanto forte questo, cioè, ecco, adesso l'ho tolto, però è molto forte e interessante. Viene già dato con una pellicola integrata e guardate le proporzioni. Saranno più di 20 cm per neanche 10. Bene, dai, io direi adesso di andarlo a installare, così vediamo come funziona e come si installa, che sarà molto semplice, basta collegare il cavo di alimentazione e poi tramite Android Auto andiamo a collegarlo al nostro smartphone. Bene, andiamo in auto. Eccoci qua in auto con il mio suocero, mio omonimo, e adesso vi faccio vedere appunto come installarlo. È molto semplice, nel senso che adesso noi abbiamo già messo sul supporto, non abbiamo utilizzato il supporto quello da vetro, perché fortunatamente in questa Kangoo abbiamo uno spazio quasi dedicato proprio per il display. Questo era il supporto con la ventosa, e poi anche perché magari con il caldo Lorenzo si può anche togliere, non so, forse come l'abbiamo messo adesso noi la soluzione migliore, però ogni auto ha la sua storia e quindi andiamo a vedere. Impedisce anche meno la vista. Esatto, perché abbiamo trovato proprio una posizione, sembra fatta apposta. Adesso vi facciamo vedere come è fatto. Allora, giriamo la telecamera, eccoci qua. Allora, qua come vedete Lorenzo ha questa autoradio che ha il Bluetooth, che già era una gran novità. Quanti anni ha l'auto adesso? 8. 8 anni, quindi 8 anni fa avere il Bluetooth era già una bella cosa. I display sono venuti fuori molto dopo e noi andiamo a metterlo su questo spazio qua, che era come optional. Qui potevamo avere un display dietro luminoso, ma non di sicuro con Android Auto e tutte queste cose qua. Quindi adesso vi faccio vedere come abbiamo messo. Allora, ecco qua, Lorenzo, tieni pure il supporto. Questo, il vantaggio di questo qui è che è magnetico, quindi io lo attacco là e lui è già fisso. Vedete lo spazio? E secondo me è una cosa molto intelligente. Adesso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a configurarlo. Allora, innanzitutto mettiamo la lingua in italiano, così ci troviamo. Ok, poi andiamo a collegare il Bluetooth. E adesso, ok, quindi attiviamo il Bluetooth sia nel nostro display che anche nella mia, diciamo nel mio cellulare, come vedete. Adesso io vado a cercare i dispositivi. 1F1. Vediamo, eccolo qui, vedete che l'ho trovato. Accoppiamento in corso. Lui mi dice associa, sì. A25, ok, lui si sta connettendo. Attenzione che adesso dovrebbe partire anche Android Auto, sempre senza fili. Quindi, connessione, eccoci qua. E siamo già al tutorial di Android Auto. Quindi l'abbiamo connesso in quanto? Neanche un minuto. Gli diamo l'ok, continua. Ed eccoci qua, il nostro navigatore. Quindi adesso tutto quello che Lorenzo faceva col suo cellulare, che doveva tenerlo lì in sospeso, ce l'ha direttamente proiettato qua. Ok, quindi molto pratico e veloce, no? E allora adesso noi diciamo, eccoci qua, quindi abbiamo collegato il tutto, vedete abbiamo qui Google Maps, qui se avessimo Spotify, YouTube o cose del genere possiamo vederlo. Questa configurazione qua possiamo anche cambiarla, perché se io vado a premere questo tastino qua, praticamente, le tre icone qui, faccio esci e posso uscire e andare sul menu di impostazioni. Quindi se dovete uscire fate così e qua siamo sul menu, quello più veloce. Vedete qua avete Android Auto direttamente. Torno a premere qua, faccio menu esci, ok, ho le impostazioni, sono qua. Abbiamo le impostazioni con la lingua, che adesso abbiamo messo italiano, la data e l'ora, il Bluetooth, che è questo qui, mostra, questo qua è vista notturna, luminosità, sfondo, logo, abbiamo messo il logo della Renault in questo caso, CarPlay Setting, qui è per
mettere la modalità 60 frame, come vi dicevo all'inizio, questo ha anche la modalità 60 frame, quindi ho un refresh molto più veloce. Ritorno timeout, ecco qua, vedete che adesso lui è già tornato perché ha 10 secondi di timeout. Poi ritorniamo al menu. Volevo farvi vedere anche un'altra cosa. Se io premo questa iconcina qua, vedete che qua cambia lo schermo. Su questo qui, premo questo e mi vengono fuori che cambia la posizione. Vedete? Qua abbiamo il menu del nostro cellulare e qua il navigatore messo in piccolino. Possiamo anche cambiarlo così. Comunque bel schermo molto luminoso e si vede anche molto bene. E in più abbiamo anche l'audio suo dell'altoparlante, perché ha varie funzioni per l'audio. Allora, menu, esci. Se noi andiamo a vedere uscita audio, possiamo mettere quella dell'altoparlante, quindi usare l'altoparlante proprio del display, oppure possiamo collegarlo tramite Bluetooth in modo che faccia da ponte tramite i nostri auricolari. Cioè, scusate, tramite gli altoparlanti della nostra auto. Quindi in questo caso qua l'abbiamo messo che funzioni lui per conto suo. Poi faremo altri collegamenti, c'è anche la telecamerina della retromarcia che vi ho detto, e dobbiamo collegarlo. Adesso è giusto per farvi vedere come funziona e come sono le impostazioni, che è un bel display molto grande. Non vi ho fatto vedere che abbiamo collegato, adesso questo qua è il cavo volante, qui l'abbiamo collegato sull'accendisigari, l'accendisigari che ha anche un'uscita USB, quindi possiamo collegare un altro cellulare da ricaricare o altre cose. Bene, che dire, un bel display bello grande, lì ci sta proprio giusto, no Lorenzo? Sembra sì, fatto apposta. Fatto apposta. Fatto apposta su misura per la Kangoo. Che dire, signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.